Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi finalmente decoriamo la casa per Natale. Chi ama il Natale come me sa molto bene quanto è bello fare queste decorazioni, mettere tutto il nostro amore, fare qualche composizione, qualche decorazione con le nostre mani. E poi è bello proprio il fatto di fare tutti insieme l'albero, i bambini che si divertono. The snow is falling white and pretty. Mettiamo l'albero che ho avuto anche l'anno scorso. Mi piace molto quest'albero perché non è molto voluminoso, cioè non è grande e non occupa tanto spazio, però comunque è pieno di rami e non è vuoto, ma è bello carico di rami. Mi piace, è tutto così morbido. Mi piacciono gli alberi che, come posso dire, ha un effetto più naturale. Ad esempio c'ha un ramo un po' più lungo, un po' più corto, e proprio questo, secondo me, gli alberi più belli sono di questi modelli così, perché quando l'albero è troppo tipo a forma di un cono, secondo me si vede proprio che è tanto finto, no? Non mi trasmette quella naturalezza di un albero. Adesso io di solito faccio così: la sera prima apriamo l'albero e lo lascio così, mettiamo le luci, lascio i bambini che lo decorano come vogliono loro, così e così li rimangono come ricordo questo giorno. E la sera prima li ho lasciati che loro hanno messo i giocattoli così anche un po' a casa come hanno voluto loro, la fantasia di un bambino. Dopo, il giorno dopo, io comunque ho sistemato un po' l'albero, un po', magari ho spostato un po' di giocattoli per stare bene anche con i colori e tutto. Quest'anno sto su una gamma di colori in tutta la casa, sul bianco, verde e rosso. Ecco, ho deciso di stare su queste nuance di colori anche sulla decorazione e tutto. Inizio prima, voglio decorare bello anche il camino sopra, però prima l'ho pulito così rimane tutto pulito anche sotto. Lo pulisco veloce, dopo ho messo anche una ghirlanda, pulisco bene il comò, c'è comunque un po' di polvere, dopo modifichiamo qua tutto, anche il specchio. Questo anno per il momento non ho messo la luce sopra il specchio perché secondo me è stato già bello carico anche il camino con le luci che più avanti vedrete. Allora prendo la ghirlanda, lo apro bene che così mi rimane più morbida, lo mettiamo sopra il camino. Allora lo fisso qua bene. Mi avete chiesto una volta come lo fisso io. Non lo fisso perché i marmi sono un po' più sporgenti da di sopra e di conseguenza io, ecco, lo metto così dopo il marmo e si fissa lì, no? Non mi cade. Jingle bell, all the way. All the way, she jingle bell, jingle bell. Per il momento la casa è così, adesso dobbiamo sistemare tutto. Intanto voglio mettere la ghirlanda lì sopra, come ho fatto anche l'anno scorso. Ho portato la scala, adesso mi metto la ghirlanda e dopo pian piano inizio tutto a pulire qua. Mi aiuto con questi bastoni per la doccia, che in questo modo possiamo ad aprirlo senza bucare, no? Così noi lo apriamo e lui si fissa lì. Aggiungo un po' di rami veri che comunque volevo fare un po' un effetto così che cadono in giù, e comunque anche qua sono stata attenta di rimanere su verde, bianco e rosso. Ho messo un po' di perline, secondo me è uscito molto molto bello. Vi volevo fare vedere, ho preso tanti di questi candele. Adesso li voglio attaccare così sull'albero e forse anche sopra il camino. Vabbè, adesso c'è tanta luce, però di sera si accendono e hanno una luce così calda. Voglio fare proprio tutto l'ambiente, l'albero tipo classico, no? Per me classico cos'è? Il fiocco rosso e questi candeli. Secondo me uscirà molto molto bello. E poi loro si attaccano. Poi mi piace anche che mentre lo attaccate sul ramo dell'albero, dopo li potete posizionare, vedete qua si sposta e potete tipo farlo che sta dritto, che non sta storto, questo intendo.
così si attaccano sull'albero e rimangono molto molto belli. Secondo me è molto classico, così molto elegante, molto accogliente. Dopo vediamo come esce. Anche sulla composizione qua sopra il camino aggiungo sempre rosso, bianco, aggiungo anche qua un po' di rami, questi veri. Vedete che effetto bello che fanno questi rami così. Vedo tipo una composizione più vera, più leggera. Allora aggiungo le candele anche qua, poi loro si accendono con il telecomando e fa un bel effetto, soprattutto la sera. How you feel about packing up today? Leave this all behind. Go get snow. E sulla decorazione sul comò qua ho preferito di mettere comunque delle piantine vere. Questi rossi sono verniciati, però comunque sono vere. E ho aggiunto anche un po' di rametti di cotone, che anche questi sono vere. Ho tagliato la parte di sotto, qualche cotone di sotto perché era un po' troppo carica, tipo la composizione. Vedete adesso che l'ho eliminato si vedono molto più leggere. This Christmas, let the others miss us. Let's go get snowed in. Let's go get snowed in. How wrong could that be? Being snowed in somewhere you and me. Ci spostiamo a decorare la zona dove c'è il divano. Prendo via tutte le decorazioni, vedete io le ho messe in queste scatole così trasparenti e vedo tutto quello che c'è dentro. Mi ha aiutato molto a vedere, c'è queste scatole, così sono riuscita veloce a trovare tutto quello che mi serviva. Aspiro il divano perché comunque era pieno di brillantini. Sopra il divano dove c'è il muro ho deciso di fare una decorazione. Vi dico come ho fatto: ho preso un cerchio, ho preso le luci e li ho circondati, ho fatto tutto così, vedete, intorno a questo cerchio. Poi ho aggiunto un po' di rametti, ho fatto un fiocco rosso che comunque per stare nella stessa gamma, ecco. Ho messo in mezzo anche una perlina bianca perché volevo che chiamasse anche un po' di bianco questa decorazione. È molto carina, adesso quando di sera di più si accende è molto bella. Un altro cerchietto più piccolo, cioè ho avuto 3 cerchietti. Allora, a questo cerchio invece ho preso questi rametti e ho fatto tutto il giro intorno con la pistola con la colla. Io ho aggiunto anche qua un po' di perline, un po' di rosso, un cono. Comunque vedete anche qua sono stata sul verde, bianco e rosso. E il terzo l'ho fatto semplicemente con un po' di palini bianchi, verdi e quelli che si mettono anche sull'albero. Metto anche le coperte, ho messo una coperta non troppo verde, se vi ricordate ho quella verde che l'ho presa dall'Ikea, però secondo me caricava un po' troppo e ho scelto questa copertina che è un po' più un verde più leggero. Qua in mezzo invece ho messo un po' di una ghirlanda con le perline e aggiungo semplicemente delle palline bianche, rosse e verdi, quelle che si mettono anche sull'albero, e io direi che è uscita molto carino. Voglio fare anche un centro tavolo qua, crearlo, e prima pulisco bene che era un po' di macchia. Non vedete le coprisedie perché le ho messe a lavare.
Ho messo comunque la base rossa sotto e provo a mettere un po' di rametti, anche qua sono attenta a stare sul bianco, verde e rosso. Ho aggiunto anche un po' di fiocchi di quelli che li abbiamo tagliati dai rami dove c'è il comò. Vedete, non c'è bisogno di spegnere chissà che cosa e secondo me non c'è la soddisfazione più bella di crearlo con le tue mani. Ad esempio, se io compravo un centro tavolo già fatto lì, non penso che l'avrei apprezzato così tanto, perché noi quando facciamo con le nostre mani, come posso dire, noi tramite queste decorazioni parliamo di noi, parliamo del nostro stato di animo, parliamo, facciamo vedere, no, l'amore che abbiamo per la famiglia e per la casa. E che mi è uscito così, qua ho aggiunto anche un Babbo Natale, giù un cerbietto sotto l'albero. Più avanti comunque farò dei pacchi così tipo con un fiocco che magari copriamo ancora di più sotto. E vedete anche queste candele sono molto belle sull'albero. Is it wrong for me to want you for my own this Christmas? Aspiro e lavo il pavimento, che comunque erano tanti brillantini qua. Per questo io adoro aspirare e lavare pavimenti, perché ho evitato, no, anche oggi a prendere il secchio, il mulch, spostare, fare così è tutto molto più pratico, ecco, più comoda. Being snowed in. Guardate cosa facciamo. Vi ricordate? Avevo detto che avevo intenzione di fare una bella decorazione dove c'è la vetrina. Questi rametti mi sono avanzati perché ho preso il verde che l'ho messo sui cerchi, no? Sulla decorazione che l'ho messa sopra il divano. Mi sono avanzati questi e ho provato a fare una recensione, solo che volevo fare una recensione con la neve sopra. Ho preso la colla, l'ho messa sopra dappertutto e dopo con la finta neve l'ho messa sopra e si è attaccato e di conseguenza mi ha fatto effetto tipo la recensione con la neve. Il polisterolo mi è servito per tenerlo in piedi, vedete, l'ho messo bianco così non si notava tanto. Ho voluto creare, come posso dire, Natale di sera, Natale di notte, per cui ho pensato di fare questo. Ho preso delle luci blu, cioè tipo fredde, li ho attaccati con lo scotch e dopo sotto ho coperto tutto con il cotone. Di solito questo cotone si vende per metterlo sotto l'albero, no? Sulla base. Io invece ho coperto tutto qua e poi ho aggiunto un po' di finta neve, qualche animaletto, albero. In questo modo mi avvicino molto come tipo le nuvole e le stelle. Ho messo un'alzata, anche qua ho coperto con il cotone, poi ho aggiunto finta neve dappertutto. Ho voluto mettere la casetta che sta un po' più su, no? E poi per come posso dire, la strada che scende, ho usato dall'Ikea dove passano i trenini fatti in legno, so, quei pezzi che si attaccano, anche lì vedete che è tutto bianco perché ho messo un po' di colla e un po' di finta neve. Ho messo qua un treno, un po' di animaletti. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son. Questo è l'effetto che si vede di notte, e invece questo è con la luce di giorno. Vedete che bello sia di notte sia di giorno. Visto che i miei bambini hanno apprezzato veramente tantissimo, vengono a questa vetrina e guardano questi animaletti. E sotto invece ho messo tutto quello che avevo, cristallo e ghiaccio. Volevo creare tipo un'atmosfera un po' più fredda, tipo tutto ghiaccio, ghiaccioli, cervi bianchi. Vedete anche qua ho fatto così una cosa un po' più particolare. It's a song on high, the virgin sing. Everything
everything glistens and everything's bright. Invece all'entrata ho voluto mettere questo, anche qua ho messo un po' di finta neve, un po' un cervo, una candela, un alberello, attacco anche qua un po' di rametti, così un po' di verde, e un conno e anche qua sono stata attenta di stare su verde, bianco e rosso. E vedete che veramente mi ci è voluto niente, però è uscito molto carino. Così lo metto qua all'entrata, così questa luce no, un po' ha un colore comunque un po' caldo così. E già quando entri in casa già vedi tipo no, un benvenuto caloroso. I can't help but think Ci spostiamo in cucina, anche qua ho voluto fare delle decorazioni, anche perché comunque no, adesso che viene il Natale trascorriamo tanto tempo qua in cucina ed è giusto che ci facciamo una bella atmosfera anche in cucina. Prima ho pulito veloce, guardate avevo tipo questi vassoi così che erano molto messi male, vecchi. Ho messo, ce li ho colorati, li ho dipinti con un po' di colore, volevo darli per risaltare un po' di più il colore. Ho dato una mano del colore che ne avevo due, erano veramente messi molto male, non li usavo per niente, li ho colorati e li ho lasciati che si asciugano, anche perché è un colore che non ha odore, non ha niente. Dopo ho preso delle maniglie, anche questi erano messi male, li ho verniciati di nero, un nero opaco, volevo proprio questo effetto un po' naturale, no? Secondo me il nero opaco sta molto bene insieme al legno scuro, almeno dal mio punto di vista è così. E dopo questi maniglie li ho fissati su quei taglieri là. the Christmas lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How would you feel about packing up today? Leave this all behind. Go get snowed in somewhere. You and me. Anche sopra ho messo dei rami così, ho evitato di fare la ghirlanda quella rotonda perché secondo me quella sta bene fuori sulla porta che lo faremo più avanti e penso che qua sta meglio così, poi vabbè ognuno ha i gusti, no? Allora anche qua ho messo un fiocco rosso e secondo me, vedete semplice, ma ha dato quel tocco natalizio. Let's go get snowed in. Let's go get snowed in. How wrong could that be? Being snowed in somewhere, you and me. Let's go get snowed. Adesso facciamo una cosa molto creativa. Ho tagliato i pezzi di tavoli di questi che mi servivano, questa legna fine, così. Ho preso le misure che mi servivano. Prendiamo un secchio di plastica e ripeto, facciamo una cosa un po' creativa. Ho messo i pezzettini piccoli sotto perché mi servivano per il spessore, perché vedete di sopra è un po' più sporgente. Per non tagliarlo, se lo tagliavo, sì, diventava dritto e mi era più facile incollare tutto, però diventava più piccolo e voglio impiantare dentro un albero
e volevo più spazio, per cui ho messo i tavoli per fare il spessore sia sotto che un po' sopra, e adesso quando le attacchiamo vedete loro già hanno la base e si tengono bene. Alla fine che otteniamo un risultato così. Dopo io tutto questo vaso creativo vado a verniciarlo. Volevo dargli un colore comunque un po' scuro come è la mia porta dell'entrata, come sono i balconi, più o meno di stare che abbia una logica tutto quanto. Gli ho dato 2 mani di noce scura, è il colore che si chiama, l'ho lasciato ad asciugare e dopo ho fatto questo, avevo comprato, ecco il risultato è più o meno così. Allora ragazzi, sicuramente non è perfettissimo, però ripeto, lo facciamo con le nostre mani e io apprezzo quello che faccio con le mie mani. Ho preso un albero, un pino vero, e lo voglio impiantare per metterlo qua vicino all'entrata. L'ho impiantato qua, ho messo la ghirlanda anche sopra e nel prossimo video vi farò vedere come ho decorato anche qua davanti. Vedete che questo colore legno, questo legno scuro sta molto bene anche con proprio il verde dell'albero, a me piace. Il video con le decorazioni sarà ancora. Se questo video ti è sembrato utile e interessante, sostienimi con un pollice in su, con un commento o iscriverti al mio canale e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that